Al Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo per mezzo dei suoi discepoli, mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. In verità io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». Chiediamo a Giovanni la grazia del coraggio apostolico, di dire sempre le cose con verità, dell'amore pastorale, di ricevere la gente col poco che può dare. Il primo passo, Dio farà l'altro. E anche la grazia di dubitare. Tante volte, forse alla fine della vita, si può uno chiedere: ma è vero tutto quello che io ho creduto o sono fantasie? La tentazione contro la fede, contro il Signore. Che il grande Giovanni, che è il più piccolo nel regno dei cieli, per questo è grande, ci aiuti su questa strada, sulle tracce del Signore. San Damaso, di origine spagnola, papa dal 366 al 384, dopo essere stato diacono della Chiesa di Roma con Papa Liberio, partecipò attivamente agli sforzi dottrinali per il ritorno alla ortodossia. Il suo fermo atteggiamento, che riscosse l'entusiastica approvazione della cristianità quando, incurante di minacce e protezioni imperiali, depose tutti i vescovi legati all'arianesimo, riportò la Chiesa all'unità, stabilendo il principio che la comunione col vescovo di Roma è segno di riconoscimento di un cattolico e di un vescovo legittimo. Eletto non senza contrasti, Papa Damaso dimostrò con le opere che la scelta era stata giusta. Durante il suo pontificato ci fu un'esplosione di riti, di preghiere, di predicazione, con nuove istituzioni liturgiche e catechetiche che alimentarono la vita cristiana. In quegli anni la Chiesa aveva raggiunto una nuova dimensione religioso-sociale, divenendo una componente della vita pubblica. Basti ricordare l'opera di Sant'Ambrogio a Milano. I vescovi ora potevano scrivere, catechizzare, ammonire e condannare. Nel 380, in occasione del Sinodo di Roma, Papa Damaso espresse la sua riconoscenza ai capi dell'impero che avevano ridonato alla Chiesa la libertà di amministrarsi da sé. Con la libertà conquistata, gli antichi luoghi di preghiera come le catacombe sarebbero caduti in rovina se questo straordinario uomo di governo non fosse stato al tempo stesso un poeta sensibile alle antiche memorie e alle gloriose tracce lasciate dai martiri che egli esaltò, dedicandosi personalmente alla identificazione delle loro tombe e al consolidamento delle cripte che ne custodivano le reliquie. Nella cripta dei papi, nelle catacombe di San Callisto, al termine della lunga epigrafe, egli ha aggiunto: «Qui io, Damaso, desidererei fossero sepolte le mie spoglie, ma temo di turbare le pie ceneri dei martiri». Fu sepolto nella tomba che egli stesso si era preparata, umilmente lontana dalle gloriose ceneri dei martiri lungo la via Ardeatina. Più tardi i suoi resti mortali vennero riesumati e portati nella chiesa di San Lorenzo in Damaso.
I libretti sono nella Cappella della Madonna della Salute, canto numero 30. O vieni, Emmanuel, o Redentor di Israel, hai servito in quest'Idilio, benigno rendi il tuo auxilio. Rallegrati, o Israel, a te verrà l'Emmanuel. Gioisci, rallegrati, o Israel, a te verrà l'Emmanuel. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, siamo arrivati alla terza domenica di Avvento, ci stiamo avvicinando sempre più alla festa, alla grande solennità del Natale e della venuta di nostro Signore Gesù Cristo in mezzo a noi. E questa domenica ci invita alla gioia, una gioia motivata proprio di questo avvicinarsi di Cristo, unico Salvatore. Ci prepariamo come sempre, prima della Santa Messa, esaminando le nostre coscienze, guardandoci dentro, chiedendo perdono a Dio dei nostri peccati, esame di coscienza. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere o omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore di nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Guarda, o Padre, il tuo popolo che attende con fede il Natale del Signore e fa che giunga a celebrare con rinnovata esultanza il grande mistero della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Nel libro del profeta Isaia: si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa, come fiore di narciso fiorisca. Sì, canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: coraggio, non temete. Ecco il vostro Dio. Giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto. Ci sarà un sentiero e una strada, e la chiameranno Via Santa. Su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con giubilo. Felicità perenne splenderà sul loro capo, gioia e felicità li seguiranno, e fuggeranno tristezza e pianto. Parola di Dio. Fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati, il Signore libera i prigionieri. Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Siate costanti, fratelli miei, fino alla venuta del Signore. Guardate l'agricoltore, egli aspetta con costanza il prezioso frutto della terra, finché abbia ricevuto le prime e le ultime piogge. Siate costanti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati. Ecco, il giudice è alle porte. Fratelli, prendete a modello di sopportazione e di costanza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia.
alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli, mandò a dirgli: sei tu colui che deve venire, dobbiamo aspettare un altro? Gesù rispose loro: andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i leprosi sono purificati, i sordi odano, i morti risuscitano, ai poveri è annunziato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. In verità, vi dico, tra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo del regno dei cieli è più grande di lui. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e sorelle, ancora una volta nel Vangelo di oggi, questa domenica, nella terza domenica, la Chiesa ci presenta questa figura austera ma molto significativa, San Giovanni Battista. È interessante quello che ci dice Gesù in merito a questo grande profeta. Innanzitutto dice: è più che un profeta. Tra i nati di donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista. E questo lo sappiamo per quale motivo, la motivazione perché San Giovanni Battista è così grande. La motivazione principale è perché è stato liberato sin dall'inizio dal peccato originale. Quindi è venuto a questo mondo come tutti i bambini, però è stato liberato. Non è stato preservato, ma è stato liberato. La Madonna è stata preservata, non ha incontrato la colpa del peccato originale. La Madonna, San Giovanni Battista invece sì, però è stato liberato sin dall'inizio, ossia quando ricordiamo quell'episodio della visitazione, quando la Madonna andò a trovare Santa Elisabetta lo confessa: il bambino ha sussultato nel mio grembo, questa tua visita. Quindi la Madonna vi ha fatto la grazia di essere liberata dal peccato originale. Per questo, ecco, San Giovanni è il più grande tra i nati di donna. Ma poi Gesù dice anche che è il più piccolo del regno dei cieli. Per quale motivo dice così? Il più piccolo del regno dei cieli? Proprio perché non è ancora entrato nel regno dei cieli. Il regno dei cieli era ancora chiuso a causa del peccato originale. E poi Cristo, nostro Signore, con la sua passione e morte e risurrezione, riaprirà quei cieli, quel paradiso, quella vita eterna, quella visione di Dio in Cristo. E questo ci dice appunto che Gesù Cristo è l'unico Salvatore. Attraverso la sua passione, morte e risurrezione noi possiamo contemplare la divinità. Non c'è altra via, non c'è altro Redentore da aspettare. Per questo San Giovanni Battista manda i suoi discepoli che già lo seguivano da Gesù e gli dicono: sei davvero tu che devi venire, non perché
non perché San Giovanni Battista ebbe dei dubbi, lo sapeva bene, lo indicò quale agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, ma inviò questi discepoli perché ormai per lui, ecco, il tempo era finito. Quella voce si spinse e diede spazio al Cristo, alla parola. Dalla voce si passa alla parola, come ricorda Sant'Agostino. Cristo è il verbo, la parola. San Giovanni Battista rappresentava solo la voce. E quindi per lui la missione si conclude e si riapre questa nuova realtà del Cristo e lo indica. E poi ecco, quello che vuole sottolineare Gesù Cristo di se stesso, confermando il suo mandato, sono proprio le opere. I ciechi riacquistano la vista, i ciechi anche spiritualmente siamo stati tutti ciechi a causa del peccato. Prima di Cristo nessuno ha potuto comprendere il mistero di Dio, vedere nella luce dello Spirito Santo la via che conduce al paradiso. I zoppi camminano, zoppi anche spiritualmente, appunto perché incapaci di vivere nella grazia di Dio. I leprosi sono purificati. I leprosi, ecco, a livello spirituale rappresenta appunto lo stato del peccato mortale che viene purificato grazie al Cristo. I sordi odano novità della parola di Dio, i morti risuscitano. Questo passaggio, Pasqua, dalla morte si passa alla vita in Cristo risorto. Ai poveri è annunziato il Vangelo, quindi tutte opere che ci ricordano questa novità che abbiamo in Cristo. E questa è la motivazione della gioia, la gioia motivata proprio da questa venuta del Cristo Salvatore, liberatore. E quindi dobbiamo chiederci se noi la viviamo questa liberazione già nel presente, perché quello che conta nella vita è vivere costantemente in uno stato di salvezza, perché noi non sappiamo né il giorno né l'ora in cui il Signore ci chiamerà. E in quell'ora tutto passerà, tutto lasceremo, quello che rimane è soltanto, ecco, il Dio, nostro Signore Gesù Cristo e la nostra anima, si troverà davanti a Lui. E noi, ecco, porteremo con noi questo dono della grazia di Dio e lo portiamo con noi quando appunto in questa vita la viviamo costantemente questo dono della grazia di Dio. E questo esige, come sappiamo, una vigilanza continua, sì, perché il nostro nemico, il nemico numero uno, come amava definirlo il Papa Paolo VI, il demonio, lo sa molto bene che quando noi viviamo in uno stato di peccato mortale non possiamo presentarci davanti a Dio e non possiamo vedere Dio, saremo condannati eternamente. Quindi la vigilanza consiste proprio in questo, trovarci sempre pronti con le lampade accese, ossia con la grazia di Dio. Un'altra motivazione per cui dobbiamo essere nella gioia è perché Gesù viene non soltanto nel Natale, ma come sappiamo viene in ogni celebrazione eucaristica. Il Signore davvero scende sui nostri altari. Cos'è mai una Santa Messa? La celebrazione eucaristica, cos'è mai una Santa Messa? Non potremo mai comprendere fino in fondo questo dono così grande che si ripresenta ogni qualvolta il sacerdote, ecco, celebra secondo il rito cattolico della Chiesa. Allora Dio viene nuovamente a visitarci, visita questo popolo, questo mondo delle tenebre e rischiara la luce, ci dona la grazia della
salvezza. Cosa è mai una Santa Messa? Un valore infinito. A proposito della Santa Messa, ho letto ieri una storia davvero molto interessante, vera, di un grande esorcista, padre Tomaselli, salesiano che è vissuto intorno agli anni 50. Ebbene, lui racconta questo fatto. Un giorno muore la sua madre, siamo nel 1944, sua madre, una santa donna di chiesa, come si dice, che ogni giorno andava alla Santa Messa, comunione quotidiana, confessione settimanale, Santo Rosario completo, opere di bene, insomma una santa, davvero una donna di grande virtù. Ebbene, questa muore. E dopo, il più bello viene dopo, questa donna viene dimenticata da tutti e dopo 2 anni a una mistica appare questa donna, questa mamma di questo sacerdote, e sta ancora nel purgatorio. Che succede? Si lamenta, dice: tutti mi hanno dimenticato, pensavano che sono in paradiso perché mi vedevano sempre pregare la Santa Messa, andare in chiesa, facendo del bene, e si sono dimenticato di me. Dì al mio figlio di pregare per me, di dire una Santa Messa, e io andrò in paradiso. Dopo 2 anni, ecco, questo padre Tomaselli, c'era una Santa Messa, ancora una Santa Messa, e poi riappare pieno di luce, è entrato nella gloria del paradiso. Per dirci che cosa? Una Santa Messa, il valore di una Santa Messa, può liberare un'anima che non può vedere Dio, non può salvarsi da sola, quindi ha bisogno del suffragio, dell'ultimo aiuto. E quindi anche noi, quando assistiamo a una Santa Messa, dobbiamo sempre ricordarci questo dono infinito che, ecco, può segnare la salvezza anche di un'anima che noi conosciamo, che è andato nell'aldilà. Anche noi come fedeli possiamo offrire la Santa Messa come corpo mistico insieme al sacerdote e al Padre per la liberazione dei nostri fratelli e sorelle, offrendo proprio la comunione per questi. Anche questa è un'opera di misericordia spirituale che certamente il Signore terrà presente nell'ultimo giorno del nostro giudizio, nel giudizio finale. Tutto quello che avete fatto a questi fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Quindi anche noi dobbiamo cercare di aiutare non soltanto, ecco, le anime presenti in questo mondo attraverso le opere di carità corporali, anche spirituali, pregando per tutti, ma anche per queste anime che certamente hanno bisogno, attraverso proprio questo dono che è sempre presente nella nostra vita, la Santa Messa, dove appunto Gesù viene e rimane. Un altro aspetto molto bello della Santa Messa. Gesù non soltanto viene in mezzo a noi, scende sui nostri altari, si fa presente, viene nel nostro cuore, nostra vita, ma rimane con noi. Questo rimanere di Cristo con noi indica anche questo camminare con noi. Gesù cammina con noi, sta sempre a fianco a noi, quindi davvero non dobbiamo temere, come dice appunto il profeta Isaia nella prima lettura di oggi: coraggio, non temete, ecco il vostro Dio giunge, viene. Ringraziamo quindi sempre il Signore con questa luce di questo Vangelo di oggi, questa presenza di Cristo in mezzo a noi, che ci anima, che ci dà la speranza che anche noi un giorno possiamo, ecco, così contemplare il Cristo Salvatore di ieri, di oggi e sempre. Così sia. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito, Figlio di Dio, nato dal Padre, prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre,
Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno, risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo il solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti. Fratelli e sorelle, i miracoli operati da Gesù con segni della potenza divina che ci permette di gioire per l'avvicinarsi del regno, preghiamo con fiducia. Vieni, Signore, nostra gioia. Vieni, Signore, nostra gioia. Per il Papa, perché annunci agli uomini e alle donne del terzo millennio la speranza di un mondo migliore, trasfigurato nella giustizia e nella pace, preghiamo. Vieni, Signore, nostra gioia. Per tutti gli ammalati, il Signore Gesù doni loro la guarigione del corpo e dello spirito e li sostenga nel tempo della prova. Preghiamo. Vieni, Signore, nostra gioia. Per i giovani, perché in ogni momento della loro vita sappiano testimoniare la gioia del Vangelo, la bellezza di una vita trasfigurata dalla Pasqua di Cristo, preghiamo. Vieni, Signore, nostra gioia. Per gli sposi cristiani, perché seguano l'esempio di santità coniugale, vissuta da tante coppie che si sono santificate nelle condizioni ordinarie della vita, preghiamo. Vieni, Signore, nostra gioia. Per gli sposi cristiani, per noi che celebriamo l'Eucaristia, perché la grazia dello Spirito Santo ci aiuti a perseverare nella fede e ad attendere con gioia la venuta del Signore, preghiamo. Vieni, Signore, nostra gioia. O Padre buono e misericordioso, donaci la grazia di ascoltare ancora la voce dei Tuoi profeti, di portare pazienza nelle tribolazioni e di vivere in pace tra di noi e con gli altri popoli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Canto 33. Santa Messa ben applicata secondo l'intenzione della confraternita della Madonna della Salute. Preghiamo con viva fede, assettate di te, nella gioia di chi crede, vieni amato con Gesù. O Signore Redentore, vieni, non tardare. O Bambino divino, dona pace ad ogni tuo. O Maria, dolce aurora, tu che annunzi il Salvatore,
qui peris nomine Domini, benedictus qui veni, in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Padre veramente santo, a te la lode di ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino per noi il corpo e il sangue del tuo Figlio il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio e della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore, riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Pietro e Paolo, San Francesco e Santa Chiara, San Massimiliano, San Pio e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.
Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giampaolo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi, il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocata alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi e con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie
togli i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O O Signore, non sono degno di partecipare alla soltanto una parola e io sarò salvato. In vita eterna.
Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete ai poveri e annunziato il Vangelo. Preghiamo. Imploriamo, Signore, la tua misericordia, la forza divina di questo sacramento ci purifichi dal peccato e ci prepari alle feste ormai vicine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio, e vive e regna con te, l'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Affidiamo alla Madonna come sempre tutte le nostre intenzioni che portiamo nel cuore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Prega per noi peccatori. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Colata Madonna della Salute, prega. Preghiera San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro presidio contro le malvagità, le insidie del demonio. Capo supremo delle milizie celesti, fa sprofondare l'inferno con la forza di Dio, Satana e gli altri spiriti maligni che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Amen. San Michele Arcangelo, prega per noi. Ave Maria, ovunque peregrini, disponibile la vostra agonia. Lodate, lodate, lodate.
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, celebriamo la terza domenica di Avvento e questa Santa Messa è celebrata per Caterina e Giuseppe. E per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo con umiltà i nostri peccati. Esame di coscienza. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Guarda, o Padre, il tuo popolo che attende con fede il Natale del Signore e fa che giunga a celebrare con rinnovata esultanza il grande mistero della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa. Come fiore di narciso fiorisca, sì, canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio.
irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti, dite agli smarriti di cuore: coraggio, non temete, ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina, egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto. Ci sarà un sentiero e una strada, e la chiameranno Via Santa. Su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore, e verranno in Sion con giubilo. Felicità perenne splenderà sul loro capo, gioia e felicità li seguiranno, e fuggiranno tristezza e pianto. Parola di Dio. Il Signore rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. Il Signore ridona la vista ai ciechi. Il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti. Il Signore protegge i forestieri. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, Sion, di generazione in generazione. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Siate costanti, fratelli miei, fino alla venuta del Signore. Guardate l'agricoltore. Egli aspetta con costanza il prezioso frutto della terra, finché abbia ricevuto le prime e le ultime piogge. Siate costanti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati. Ecco, il giudice è alle porte. Fratelli, prendete a modello di sopportazione e di costanza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Parola di Dio. Signore sia con voi.
In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Gesù rispose loro: andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo, e beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. In verità io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Siamo giunti alla terza domenica di Avvento. La terza domenica di Avvento è detta anche la domenica della gioia. È detta così perché ormai Natale è vicino e la liturgia ci invita a prepararci con rinnovata esultanza a questo mirabile evento. Il Vangelo di oggi presenta un episodio un po' difficile da comprendere. San Giovanni Battista è in carcere per aver ripreso apertamente Arode Antipa a motivo della sua scandalosa relazione con Erodiade. San Giovanni Battista in precedenza aveva già indicato ai suoi discepoli che Gesù era il Messia atteso dalle genti, che era colui che toglie il peccato del mondo. Dal carcere, dove ora si trova, il Battista manda i suoi discepoli a domandare se egli è veramente il Messia. Come mai li manda, dopo avere già in precedenza chiaramente riconosciuto in Gesù il Messia? A questa domanda sono state date diverse risposte dagli studiosi della Sacra Scrittura. La risposta più convincente sembra essere la seguente: non era tanto il Battista ad avere dubbi in proposito, ma erano i suoi discepoli. Questi discepoli si attendevano un Messia diverso, un Messia austero e vigoroso che avesse sferzato con forza i peccatori recalcitranti. Non si attendevano di certo un Messia mite e misericordioso, e per questo motivo San Giovanni Battista li manda da Gesù affinché si rendano conto che ormai devono seguire Gesù e non più lui ormai condannato a morire. La domanda dei discepoli è la seguente: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Colui che deve venire è un'espressione tipica dell'Antico Testamento e indica il Messia promesso da Dio. Gesù risponde loro rimandandoli a quanto essi ascoltano e vedono. In poche parole
corrispondono le opere stesse compiute da Gesù. I profeti infatti parlavano dei segni che avrebbero accompagnato la venuta del Messia. Si apriranno gli occhi dei ciechi, si schiuderanno gli orecchi dei sordi, lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto. Ecco allora che Gesù risponde ai discepoli del Battista in questo modo: andate a riferire a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i leprosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E le parole di Gesù si concludono con questa frase: e beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. Queste parole significano che sono beati quelli che non trovano nel comportamento umile e misericordioso di Gesù un ostacolo a credere in Lui e a divenire Suoi discepoli. Ecco, questa terza domenica di Avvento è detta anche la domenica della gioia, come dicevo all'inizio, e quindi siamo invitati a meditare su quella che è la vera gioia. La vera gioia ce la può donare soltanto il Signore, soltanto Gesù. E siamo invitati anche a meditare sulla tristezza. La tristezza, certo, non è una colpa, ma è una pericolosa tentazione. San Francesco metteva in guardia nei confronti della tristezza e appena avvertiva di lontano che veniva la tristezza, correva subito ai ripari. Come? Pregando. Ecco, San Francesco ci insegna che bisogna combattere la tristezza unicamente con la preghiera, e pregare finché non ci ritorna la gioia, la pace, la serenità del cuore. Ecco, la gioia è un frutto dello Spirito Santo, la gioia è un grande dono che soltanto il Signore ci può donare. Pensate che c'era un santo francescano, San Leonardo da Porto Maurizio, che è l'ideatore della Via Crucis, il quale diceva all'età di 72 anni: ho 72 anni e non sono stato neppure un giorno triste. Al contrario, ci fu un famoso poeta che all'età di 72 anni disse: ho 72 anni e non sono stato neppure un giorno felice. Qual è la differenza? Che il santo era pieno di Dio, San Leonardo pregava, ecco, San Leonardo era unito a Dio e quindi era sempre nella pace, nella gioia, e anche se la tristezza cercava di assediarlo, lui correva subito ai ripari pregando, e pregando tornava la gioia. Mentre quel famoso poeta non era un praticante, ecco, allora che non viveva in unione con Dio e quindi era preso sempre dalla tristezza, dal vuoto interiore, dallo sconforto. Ecco allora un grande insegnamento anche per la nostra vita. Tutti quanti noi di tanto in tanto siamo visitati dalla tristezza. Ecco, corriamo subito ai ripari. Mettiamoci anche noi a pregare e preghiamo colei che è invocata nelle litanie come la causa della nostra letizia, ovvero la Madonna, la Vergine Santa. Preghiamo con il rosario e allora tornerà a splendere il sole nella nostra anima. Siano lodati Gesù e Maria.
Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Tutte le cose sono state create per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo il solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, i miracoli operati da Gesù sono segni della potenza divina che ci permette di gioire per l'avvicinarsi del Regno. Preghiamo con fiducia. Vieni, Signore, nostra gioia. Vieni, Signore, nostra gioia. Per il Papa, perché annuncia agli uomini e alle donne del terzo millennio la speranza di un mondo migliore, trasfigurato nella giustizia e nella pace, preghiamo. Vieni, Signore, nostra gioia. Per tutti gli ammalati, il Signore Gesù doni loro la guarigione del corpo e dello spirito e li sostenga nel tempo della prova, preghiamo. Vieni, Signore, nostra gioia. Per i giovani, perché in ogni momento della loro vita sappiano testimoniare la gioia del Vangelo, la bellezza di una vita trasfigurata dalla Pasqua di Cristo. Preghiamo. Vieni, Signore, nostra gioia. Per gli sposi cristiani, perché seguano l'esempio di santità coniugale vissuta da tante coppie che si sono santificate nelle condizioni ordinarie della vita. Preghiamo. Vieni, Signore, nostra gioia. Per i nostri fratelli carcerati, perché sentendo parlare delle opere del Cristo possano sperimentare il suo amore e giungano alla salvezza eterna, preghiamo. Vieni, Signore, nostra gioia. Per noi che celebriamo l'Eucaristia, perché la grazia dello Spirito Santo ci aiuti a perseverare nella fede e ad attendere con gioia la venuta del Signore, preghiamo. Vieni, Signore, nostra gioia. O Padre buono e misericordioso, donaci la grazia di ascoltare ancora la voce dei Tuoi profeti, di portare pazienza nelle tribolazioni e di vivere in pace tra di noi e con gli altri popoli. Per Cristo nostro Signore.
pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Sempre si rinnovi, o Signore, l'offerta di questo sacrificio che attua il santo mistero da te istituito e con la sua divina potenza renda efficace in noi l'opera della salvezza per Cristo nostro Signore. Dominus vobiscum. Orsum guarda. Domino Deo nostro. È veramente giusto rendere grazie a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo per il mistero della Vergine Madre. Dall'antico avversario venne la rovina, dal grembo virginale della figlia di Dio è germinato colui che ci nutre con il pane degli angeli e sono scaturite per tutto il genere umano la salvezza e la pace. La grazia che Eva ci tolse c'è ridonata in Maria, in lei madre di tutti gli uomini, la maternità redenta dal peccato e dalla morte, si riapre al dono della vita nuova. Dove abbondò la colpa, sovrabbonda la tua misericordia, in Cristo nostro Salvatore. E noi, nell'attesa della sua venuta, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo l'inno della tua lode. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi, per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome in sacrificio perfetto.
preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli gloriosi martiri, San Francesco, Santa Chiara, Sant'Antonio e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giampaolo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza.
Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale, tuo Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri d'ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi e con il tuo spirito. Cambiatevi il dono della pace.
l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. Imploriamo, Signore, la tua misericordia, la forza divina di questo sacramento ci purifichi dal peccato e ci prepari alle feste ormai vicine. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione solenne. Dio che vi dà la grazia di celebrare la prima venuta del suo Figlio unigenito e di attenderne l'avvento glorioso, vi santifichi con la luce della sua visita. Nel cammino di questa vita Dio vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, operosi nella carità. Voi che vi rallegrate per la venuta nella carne del nostro Redentore, possiate godere la gioia della vita eterna quando Egli verrà nella sua gloria. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Signore, camminiamo con gioia, Egli viene, non tarderà, Egli viene, ci salverà, Egli viene, il giorno è vicino e la notte va verso l'aurora, e leviamo a Lui l'anima nostra, non saremo delusi. Camminiamo incontro al Signore, camminiamo con gioia, Egli viene, non tarderà, Egli viene, ti salverà, Egli viene, vegliamo in attesa, ricordando la sua parola, rivestiamo la forza di Dio per resistere il male, per resistere il male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso, Onnipotente, e a voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e missioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, a voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Preghiamo. Guarda, o Padre, il tuo popolo che attende con fede il Natale del Signore e fa che giunga a celebrare con rinnovata esultanza il grande mistero della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa, come il fiore di narciso fiorisca. Sì, canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saro. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti, dite agli smarriti di cuore,
Coraggio, non temete, ecco il vostro Dio giunge la vendetta, la ricompensa divina, egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia nella lingua del muto. Ci sarà un sentiero e una strada, la chiameranno Via Santa. Su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con giubilo. Felicità perenne splenderà sul loro capo. Gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati, il Signore libera i prigionieri. Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Siate costanti, fratelli miei, fino alla venuta del Signore. Guardate l'agricoltore, egli aspetta con costanza il prezioso frutto della terra affinché abbia ricevuto le prime e le ultime piogge. Siate costanti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati. Ecco, il giudice è alle porte. Fratelli, prendete a modello di sopportazione e di costanza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a Dio. In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: sei tu colui che deve venire o
dobbiamo aspettare un altro? Gesù rispose loro, andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i leprosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunziato il Vangelo. E beato è colui che trova in me motivo di scandalo. Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna battuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi del re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto, ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. In verità io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Siano lodati Gesù e Maria. Il Natale di Gesù ha un fascino particolare in tutti, come se nascendo Gesù, Dio tra noi, si entrasse in un'aura di speranza, quasi presagendo che quel canto degli angeli sulla capanna di Betlemme, pace in terra agli uomini che egli ama, possa davvero far rifiorire la fiducia in questo nostro tempo che ha così bisogno di nutrirsi di consolazione, di sicurezza, di gioia vera e profonda. Oggi, fratelli e sorelle, la Chiesa, avvicinandosi ormai il Natale, ci fa pregustare la grande gioia che Dio ci ha donato con la nascita di Gesù. Siamo proprio invitati, fratelli e sorelle, di essere portatore di gioia, di pace, non essere assassini di gioia. A questo ci invita la Chiesa, supponendo che per noi cristiani l'Avvento sia davvero il tempo di desiderio che Gesù torni a nascere tra noi e sia un atto vissuto nella fede e nella preghiera. Ma sappiamo anche bene del rischio che questo tempo, anziché tempo di gioia nell'attesa del Natale di Gesù, si trasformi in una corsa dietro ciò che passa. Festa esterna, regali, magari accontentandoci di un fugace, speriamo sincero almeno, scambio di auguri, ma auguri a che cosa? Ed il rischio di soffocare la gioia di Cristo e del suo Natale nel chiassoso e fugace momento di allegria esteriore che lascia il vuoto nel cuore. È grande ed è difficile sfuggirvi perché è forte l'attrattiva della moda di fare come è quel che fanno gli altri. Suscita tanta tristezza
vedere come oggi nelle nostre case, anziché la gioia semplice, frutto della fede, che dovrebbe animare le nostre famiglie, abbiano preso posto il simbolo del mondo, decorazioni che nulla hanno a che vedere con la bellezza ed il messaggio profondo ed austero del semplice presepio. È necessario far rivivere la fede attraverso i suoi segni, semplici ma veri e così, per trovare noi stessi e suscitare negli altri il giusto senso della celebrazione del Natale e della vita, il suo valore più profondo, sorgente di vera pace e serenità. La pace, cioè che Dio dona, di cui tutti sentiamo urgente e grave necessità. Dono questo che nulla può supplire. Il tempo d'avvento è un forte richiamo per tutti ad ascoltarci al Natale, ravvivando la propria fede, riscoprendo cioè la presenza di Dio che bussa alla nostra porta, perché ci ama e sa che la nostra vita senza di Lui non ha senso. Sarebbe come avere un presepe, ma mancante del santo bambinello. Che senso avrebbe più quel presepio? Bisognerebbe che tutti noi, fratelli e sorelle, a cominciare dai sacerdoti e dai religiosi, ci adoperassimo perché la gente conosca più e sempre più profondamente Gesù, che ancora, oggi e sempre, è tra noi nella persona dei nostri fratelli bisognosi, oltre che nei sacramenti e nella sua parola, per sentire l'efficacia e la bellezza della sua presenza, una realtà che mette automaticamente all'angolo le cose di questo mondo. Occorre ritrovare nella sua presenza quella sorgente di serenità che il mondo non ha e non può dare. Narra il Vangelo di oggi che quando Gesù era già sulla terra, ma non si era ancora manifestato e nessuno sapeva che Dio era in mezzo al suo popolo, a fargli strada fu il grande Giovanni Battista, un profeta che faceva furiosi e lasciava interdetti quanti ne sentivano parlare ed andavano ad ascoltarlo. E questo stimola anche noi ad annunziare a tutti che Gesù è tra di noi, perché troppi ancora non lo conoscono, anche se molti, per non dire quasi tutti, portiamo il suo nome fin dal battesimo. È davvero mortificante pensare che troppi non avvertano nella propria vita la presenza viva di colui che solo è la via, la verità e la vita. Si conoscono tanti personaggi famosi a vari livelli umani, ma quanti conosciamo veramente Gesù, il Salvatore, Figlio di Dio? E quel che è peggio è che non conoscendolo bene, impostiamo la nostra vita sulla nulla, perché nulla e nessuno nella vita può prendere il posto di Gesù. È molto triste notare
chi sa poco o nulla di colui che è il senso vero della vita. Fratelli e sorelle, la vita senza lui perde ogni senso. Dunque, in questo poco tempo di avvento rimasto, mettiamocela tutta per riscoprire Gesù in noi e tra di noi, veri discepoli e seguaci. E più lo saremo, meglio ci prepareremo ad un vero e santo Natale. Allora preghiamo per questo gli uni per gli altri. E la Santissima Madre Maria ci aiuti e soccorri. Così sia. Siano lodati Gesù e Maria, sempre siano lodati. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, i miracoli operati da Gesù sono segni della potenza divina che ci permette di gioire per l'avvicinarsi del Regno. Preghiamo con fiducia. Vieni, Signore, nostra gioia. Vieni, Signore, nostra gioia. Per il Papa, perché annuncia agli uomini e alle donne del terzo millennio la speranza di un mondo migliore, trasfigurato nella giustizia e nella pace, preghiamo. Vieni, Signore, nostra gioia. Per gli ammalati, il Signore Gesù doni loro la guarigione del corpo e dello spirito e li sostenga nel tempo della prova, preghiamo. Vieni, Signore, nostra gioia. Per i giovani, perché ogni momento della loro vita sappiano testimoniare la gioia del Vangelo, la bellezza di una vita trasfigurata dalla Pasqua di Cristo, preghiamo. Vieni, Signore, nostra gioia. Per gli sposi cristiani, perché seguano l'esempio di santità coniugale vissuta da tante coppie che si sono santificate nelle condizioni ordinarie della vita, preghiamo. Vieni, Signore, nostra gioia. Per noi che celebriamo l'Eucaristia, perché la grazia dello Spirito Santo ci aiuti a perseverare nella fede e ad attendere con gioia la venuta del Signore, preghiamo. Vieni, Signore, nostra gioia. O Padre buono e misericordioso, donaci la grazia di ascoltare ancora la voce dei Tuoi profeti,
di portare pazienza nelle tribolazioni e di vivere in pace tra di noi e con gli altri popoli, per Cristo nostro Signore. Amen. 33, pagina 33. Ti preghiamo con viva fede, assettati siamo di te, nella gioia di chi crede, vieni amato con Gesù. O Signore Redentore, vieni, vieni, non tardar. O bambino redivino, dona pace ad ogni cuore. O Maria dolce aurora, annunziante il Re dei Re, d'ogni fa tua dimora, tutta fervida d'amor. O Signore Redentore, vieni, vieni, non tardar. O bambino redivino, dona pace ad ogni cuore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito di Padre Onnipotente. Il Signore riceve le tue mani questo sacrificio, lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Sempre si rinnovi, o Signore, l'offerta di questo sacrificio che attua il santo mistero da te istituito e con la sua divina potenza rende in noi l'opera della salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto rendere grazie a te, Signore Padre Santo, Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo per il mistero della Vergine Madre. Dall'antico avversario viene la rovina del grembo virginale della figlia di Sion. È geminato colui che ci nutre con il pane degli angeli e sono scaturite per tutto il genere umano la salvezza e la pace. La grazia che Eva ci tolse e ci è ridonata in Maria, in lei, madre di tutti gli uomini, la maternità redenta dal peccato e dalla morte, si apre al dono della vita nuova, dove abbondò la colpa, sovrabbonda la tua misericordia in Cristo nostro Salvatore. E noi, nella testa della sua venuta, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo l'inno della tua lode. Santo, Santo, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, plenis angeli et gloria tua. Hosanna, Hosanna, Hosanna.
clemente e santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, e l'emissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrato il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giampaolo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio,
San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara, San Massimiliano, San Pio, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ubbidiente alla parola del Salvatore e formati il suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. E dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, e la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi del peccato e sicuri da ogni turbamento, nella testa che si compie la beata speranza. E venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza, della gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Cambiatevi in segno di pace. Agnus Dei, qui tollis peccata mondi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola io sarò salvato.
la strada per la tua città. Presto verrà il giorno che non muore, quando nel regno tu ci accoglierai. Resta per sempre in mezzo a noi, Signore, tu nostra vita, vita e verità. La tua presenza sia nel nostro cuore, fonte di luce, gioia e santità. Che questo giorno sia per noi fecondo, l'opere degne della tua bontà, perché la nostra vita sia nel mondo raggio che attesti la tua carità. Il tuo corpo sia per noi qua giù, segno di vita per l'eternità. Il tuo sangue sia per noi, Gesù, fonte di grazia e di fedeltà. Preghiamo. Imploriamo, Signore, la tua misericordia, la forza divina di questo sacramento ci purifichi dal peccato e ci prepari alle feste ormai vicine. Per Cristo nostro Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, adesso è l'ora della nostra morte. Immacolata Madre della Chiesa, prega per noi. Allora, fratelli e sorelle, siamo proprio invitati di essere portatori, non assassini di gioia. Gioia significa Gesù dentro il nostro cuore. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dio che vi dà la grazia di celebrare la prima venuta del suo Figlio unigenito e di attenderne l'avvento glorioso, vi santifichi con la luce della sua visita. Amen. Nel cammino di questa vita, Dio vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, operosi nella carità. Amen. Voi che vi rallegrate per la venuta nella carne del nostro Redentore, possiate godere la gioia della vita eterna quando Egli verrà nella sua gloria. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Lodate Maria, o lingue fedeli, risuoni nei cieli la vostra
sposate